Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023. Amici dei gemelli abbiamo l'imperatore e l'eremita. Allora, quando c'è la carta dell'imperatore si parla di stabilità, si parla di potere materiale anche, e vedendo l'eremita ho come la sensazione che troverete il vostro potere personale dentro di voi. La carta dell'eremita è sempre una carta che ci parla di introspezione, di un lavoro di autoanalisi. È qualcuno che sta cercando la propria verità, sta cercando la propria luce, e comunque anche l'imperatore è una persona che si è fatta da sé, che ha creato le proprie regole. È come se ci fosse una sorta di restyling per quello che riguarda il vostro potere personale, e potrebbe anche essere il potere economico. Tenete presente che quando c'è l'imperatore si può anche trattare di una figura paterna o di un capo. Quindi adesso andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, iniziamo con un 8 di bastoni, un 6 di spade, un fante di bastoni, l'asso di spade, un 7 di bastoni, un 4 di bastoni. Andiamo a vedere come terminiamo con un fante di denari. Wow! Ragazzi, qui ho la netta sensazione che o vi è già arrivata una notizia o vi arriverà una notizia che cambierà un pochettino le carte in tavola. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però vedendo anche questo 6 di spade, potrebbe essere che qualcuno sia nella necessità di spostarsi, magari per lavoro, magari proprio per intraprendere questo viaggio di cui ci parla l'eremita. Mm, il 6 di spade è sempre una carta che dice che vi allontanate o da certe idee o da certe situazioni. Sì, è come se arrivasse una notizia che vi, come vi posso dire, che vi porta a muovervi nel prossimo periodo. Abbiamo anche questo fante di bastoni. Il fante di bastoni, allora, potrebbe essere una persona verso magari la quale voi state andando. Se per esempio fosse questo 6 di bastoni un viaggio, può essere che dove dovrete andare ci potrebbe essere questo fante di bastoni magari ad aspettarvi, oppure potrebbe anche rappresentare un amico o un'amica che volete rivedere dopo tempo. Adesso poi lo andiamo a vedere nello specifico. Abbiamo anche un asso di spade, ragazzi. È come se ci fosse, vi dicevo, una notizia, un prima e un dopo. L'asso di spade è anche una carta che porta chiarezza mentale, probabilmente è per quello che avete bisogno di spostarvi da dove siete per trovare la vostra verità, con la carta dell'eremita. Terminiamo poi con un 7 di bastoni, un 4 di bastoni e un fante di denari. Sono belle carte, devo dire, ma le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'inizio, partiamo da questo 8 di bastoni. Abbiamo un 2 di pentacoli, un fante di coppe e un 9 di coppe. Allora, devo dirvi che questa notizia potrebbe aprire certe dinamiche
che magari si pensava fossero chiuse. Non dico che siano dinamiche necessariamente negative, semplicemente come se ritornasse in gioco qualche cosa o qualcuno. Avendo un fante di coppe si potrebbe parlare di un'offerta che vi faranno o che vi è stata fatta. Ripeto, se fosse un'offerta di lavoro, avendo anche poi un 6 di spade, potrebbe essere che dobbiate spostarvi per lavoro. Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere questo 6 di spade. Abbiamo un 5 di spade al contrario e un asso di pentacoli. Sì, ragazzi, qui c'è la necessità di allontanarsi da certe idee o da una persona o da un gruppo. C'è da prendere distanza perché con il 5 di spade e l'asso di spade in centro lettura c'è confusione mentale. C'è anche la possibilità effettivamente con questo asso di pentacoli di iniziare qualche cosa che potrà dare i propri frutti più avanti. È come se ci fosse veramente, è un dono, l'asso di denari è un dono. C'è una possibilità, vi daranno una possibilità, sia che sia a livello lavorativo, o vi darete una possibilità, perché se magari non fosse una questione lavorativa, ma semplicemente il, ok, ho bisogno di prendere tempo, comunico questa cosa, semplicemente faccio un viaggio, me ne vado, basta. Però è come se ci fosse bisogno di rigenerare qualcosa qui. Andiamo a vedere il fante di... Ok, grazie, di bastoni. Ragazzi, 3 arcani maggiori, gli amanti, il giudizio e il sole. Ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere una vecchia fiamma, ragazzi, che magari si fa risentire, però ho come la sensazione che non... Abbiate ancora della confusione mentale inerente o a questa persona o su come sono andate le cose con questa persona. Guardate, c'è anche la carta del sole, come se aveste bisogno di, come vi posso dire, recuperare un certo tipo di rapporto che con il sole fortemente potrebbe essere un'amicizia. Sapete, le relazioni d'amore migliori sono quelle dove si è anche amici. Se non c'è un rapporto di amicizia, ehm, tra le due persone, tra i due partner, è come se non si andasse, se non si aprisse il cuore, se non ci si mettesse a nudo nei confronti dell'altro. Io credo proprio che questo fante di bastoni sia una persona con la quale ci sia effettivamente un sentimento. Ora, per qualcuno, essendoci il sole ed essendo un fante, si può parlare di figli. Quindi, se la questione imperatore fosse una questione genitoriale, qui ci potrebbe essere un volersi avvicinare, un voler andare verso i propri figli. Andiamo a vedere l'asso di spade. Però appunto bisogna coltivare l'amicizia, prima di tutto. Abbiamo il matto, abbiamo un fante di denari e il 6 di bastoni. Una volta che, diciamo, le chiacchiere si faranno sincere, si faranno oneste, una volta che c'è comunicazione, ragazzi, potrete anche ritrovare quella fiducia che in questo momento vi manca. È un po'... allora, l'asso di spade parla di verità, parla di verità che vengono a galla, parla di chiacchiere, di questioni che diventano chiare. Anche il sole parla di chiarezza mentale. E qui è un po' come se aveste bisogno di trovare la fiducia o nella situazione o nella persona, adesso poi dipende ognuno di voi la realtà che sta vivendo, però è come se ci fosse bisogno di un riconoscimento. Quello che noto è che abbiamo 1, 2, 3, 4 fanti. Ah no, scusate, questo è un asso. 3 fanti, fante di coppe, fante di bastoni e fante di pentacoli. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni perché ho come la sensazione
che qui ci sarà da... infatti, mondo e 9 di pentacoli. Ho come la sensazione che sarete impegnati nella seconda parte della lettura nel mettere le cose in regola, nel mettere i giusti paletti, nel far capire agli altri quali sono le vostre regole, ok? Guardate, in realtà il 7 di bastoni è spiegato da due carte bellissime, perché una è il mondo, che è una carta che parla di compimento, di risultato, di appagamento, di completamento e in un certo senso parla anche di un percorso che è già stato fatto. E il 9 di Pentacoli ha anche una carta di forte abbondanza economica e vi ricordo che avete l'imperatore che parla proprio di potere materiale ed è anche una carta di amor proprio, che è quello che richiamava qui anche un po' la carta degli amanti. Quindi in realtà sento che difenderete con onore la posizione che avete raggiunto. Questo vi permetterà di arrivare a questo 4 di bastoni, che è una carta di contratti. E anche l'imperatore è un numero 4, quindi per chi fosse in cerca di lavoro, ragazzi, si potrebbe trattare di un contratto e vi dico che è un contratto di tipo duraturo e con questo fante di denari che tra l'altro avete anche qui è un percorso, un lavoro, un inizio, una nuova situazione che prende forma, che ha tutto il potenziale per potersi sviluppare. Vi ricordo che all'inizio avevate un asso di pentacoli, ok? Quindi è un dono. Allora, se siete senza lavoro, come o anche se ce l'avete il lavoro, come la sensazione, mi sono forse impaparata con le parole, o anche se ce l'avete il lavoro, ho come l'idea che vi verrà fatta un'offerta per la quale probabilmente non vi sarà tutto chiaro dall'inizio, ma vi sposterete, vi muoverete, cercherete di andare a fondo, di capire, di trovare la chiarezza mentale per andare avanti nel vostro tipo di progetto di percorso. E qui c'è il compimento, c'è il contratto. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Asso, scusate, mago, che è un numero 1, di nuovo un inizio, 7 di bastoni che si ripete, l'eremita che si ripete, 7 di spade, regina di spade. Questa non la vedete se la metto qui, ok. Quindi ragazzi, contratti, nuovi inizi, qui è come se vi uniste con qualcuno per aumentare le vostre difese, aumentare il vostro potere personale, il vostro impero. Può anche essere una fusione di un'azienda, per esempio. Però ecco, con queste tre carte tenete sempre presente quello che è la vostra verità. Cercate di fare dei programmi, dei progetti, dei conti molto oculati per quello che riguarda l'equilibrio che potrebbe esserci o la stabilità che potrebbe esserci in questo contratto. Fate attenzione con questo 7 di spade alle proiezioni e alla troppa avidità. Magari molte volte è meglio vendere un prodotto ad un prezzo un po' più basso, ma venderne di più. Quindi puntare sulla quantità piuttosto che sul prezzo alto. Andiamo a vedere questo fante di denari. Wow, cavaliere di denari e 4 di spade. Ragazzi, tutto questo percorso del 5 di spade, questa sorta di nebbia, se vogliamo, alla fine del periodo vediamo che con questo 4 di spade e il cavaliere di pentacoli piano piano va dissipandosi. Il 4 di spade è una carta di guarigione, una carta che porta al miglioramento, è una carta che di nuovo, come il 6 di spade, vi esorta a prendervi un periodo di riflessione. Anche l'eremita vi esorta a prendere un periodo per voi stessi perché gli avanzamenti, come si dice? I risultati arrivano poco per volta con questo cavaliere di pentacoli, come fare un passo al giorno, un piccolo gradino tutti i giorni. Quando si tratta di cambiare le abitudini, per esempio, di vita, di fissare nuove migliori abitudini di vita, normalmente si inizia con una, dopo 3-4 giorni che si è presa questa nuova abitudine, se ne può integrare un'altra e così via. Mm? Wow, devo dire che è una bellissima lettura, avete un sacco di arcani maggiori e anche belli positivi, avete la carta degli amanti, avete il giudizio, il sole, il matto, avete il mondo, il mago, l'eremita, tutti arcani comunque molto evolutivi, devo dire, e completativi. Quindi inizi, fine di cicli, inizi di nuovi cicli, contratti, stabilità. Devo dirvi che non vedo, per adesso, a parte questo 9 di pentacoli
che parla comunque di appagamento, di abbondanza economica, però a parte questo non vedo, questo è come se fosse una cosa già stabile, diciamo. Ragazzi, siccome il 9 di Pentacoli molte volte parla di un lavoro autonomo e soprattutto c'è una carta che chiude un ciclo prima, si inizia con il lavoro autonomo per qualcuno, perché anche qui abbiamo l'eremita. E non è detto che, anche se siete autonomi, non riusciate a trovare delle ottime e valide collaborazioni solide, durature nel tempo, stabili. Andiamo a vedere, amici di Gemelli, ancora un oracolo per vedere come chiudiamo. Wow, 3 oracoli. Allora, carta numero 12. Questa carta vi esorta a, guardate, mi colpisce perché sia l'imperatore che l'eremita sono nella stessa posizione, a gambe incrociate. Quindi è proprio un momento probabilmente di pensare a che tipo di strategia, ok, poter attuare. Guardate, di solito c'è un imperatore e c'è la regina di spade. L'imperatore è qualcuno che ha già raggiunto un risultato, ok? Ha già fatto un duro lavoro. E infatti qui c'è quello che è la maestria. Mm? È molto interessante anche perché in questa raffigurazione qua dietro c'è un simbolo di geometria sacra, che è il fiore della vita, ed è un simbolo di protezione e purificazione anche. E attraverso la meditazione si pulisce il campo energetico. Bellissima carta. Carta numero 31. Wow, anche questa carta parla in un certo senso di pulizia. Parla di sì, di pozioni. In questo caso specifico si parla di, tisane, infusi, di quello che è il curarsi con le erbe. E poi un altro riferimento che sento, vedete che c'è anche tanto limone, ehm, arancia, perché sono essenze, quelle citriche, che a livello del campo energetico stimolano, eccitano il campo energetico. Quindi quando vi sentite un pochettino giù, può essere utile magari mettere 2 goccine di, non lo so, olio essenziale di arancia, piuttosto che di olio essenziale di limone, di citronella. L'unica raccomandazione che vi faccio con gli oli essenziali citrici è di non metterli mai prima di esporvi al sole, perché macchiano la pelle. Quindi metteteli sempre magari, non lo so, il mattino, oppure in posti dove magari non batte così forte il sole, quindi magari sotto l'attaccatura dei capelli se lasciate i capelli sciolti, ipotesi, o sotto i vestiti. Un altro riferimento che ho con questa carta, ragazzi, è la rosa, perché il profumo di rosa è il profumo che più infastidisce le energie, diciamo, pesanti. Carta numero 11. Ragazzi, qui avete il 4 di bastoni, che normalmente viene raffigurato con 2 bastoni laterali e rappresenta l'11-11. Quindi questa carta vi parla di... Sì, io vedrei anche le anime gemelle. Adesso stavo guardando se ci sono figure accoppiate, non credo. Non credo, perché può essere più una questione di lavoro che non proprio di anime gemelle in senso romantico, come si pensa generalmente, però sta di fatto che con questa carta si parla di rilasciare, si parla di anche, qui vi ho parlato di, diciamo, aromoterapia, qua possiamo parlare di musicoterapia, perché il suono non è inteso solo come il suono musicale, ma anche il suono della voce, la vibrazione, il verbo, ha il potere di curare. Ci sono anche degli esperimenti che fanno proprio con l'acqua. L'acqua è una catalizzatrice di energia, è una forte conduttrice di energia. Ci sono
hanno fatto degli esperimenti praticamente parlando a 2 bicchieri di acqua, proprio parlando, mandando l'energia attraverso la voce. Ad uno si mandavano parole d'amore, all'altro si mandavano parole di odio. E quando poi si è andata ad analizzare l'acqua al microscopio, nel momento in cui l'acqua si è, diciamo, congelata, la struttura più che molecolare, la struttura con cui le molecole dell'acqua si sono disposte, nel primo caso dove si parlava di amore erano figure geometriche regolari. Nel secondo caso, quando si è caricato l'acqua con parole di odio, erano figure astratte, tutte scomposte. Insomma, il nostro corpo è composto dal 75-80% di acqua, quindi fate attenzione a cosa vi dite, a come vi parlate, a quanto vi sgridate. Cercate anche di parlarvi con amore e con compassione. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo periodo. Se comunque vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!